Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video. Oggi, come capito ovviamente dal titolo e anche dalla copertina, ti voglio parlare di questo power bank, cioè del Pro Pack di Godos, che è tornato praticamente alla ribalta ultimamente, proprio innanzitutto alcuni mesi fa, soprattutto quando è stato rilasciato il V1 Pro, che puoi anche alimentarlo con questa batteria, e anche recentemente, come ti ho fatto vedere, con la D200 Pro 2, ok? Quindi in questo video cerco di aiutarti se vale la pena o no acquistare questa batteria supplementare da utilizzare, come stai vedendo in questo caso, off camera oppure anche in camera, perché lo puoi utilizzare come un normale borsello quando ovviamente devi fare fotografia di reportage, ok ragazzi? Quindi ripeto, guarda il video fino alla fine, mi raccomando, e se hai domande ti aspetto qui sotto nei commenti. Sono qui sul tavolo così riesco a farti vedere meglio anche un test che voglio ovviamente farti vedere, così prendi la decisione se vale la pena o no nel 2024 acquistare una batteria che ormai ha più di un decennio, ok? Batteria, power bank, chiamala un po' come vuoi, Pro Pack di Godos, perché il modello che vai a acquistare tu oggi, praticamente siamo quasi a dicembre del 2024, è lo stesso che ho acquistato io, non è mai stato aggiornato, quindi le prestazioni sono uguali, identiche, quindi ha senso acquistarlo nel 2024, e quindi ti ho fatto questo video per farti capire se ne vale la pena oppure no. Adesso faremo, come ti dicevo, una prova con il Pro 2, però apro una parentesi perché è giustamente molto importante farti capire che se tu stai cercando solamente autonomia, ok, non ha senso questa batteria. Perché dico questo? Ti compri una batteria di riserva del flash che vai a utilizzare e sei a posto, hai la tranquillità di portarti a casa la giornata anche quando vai a stressare molto di più il flash, ok? Almeno è quello che penso io. Una considerazione va fatta, giustamente il prezzo di una batteria per il tuo AD200 Pro 2 supplementare la pagherai più o meno 60 euro. E diciamo subito che questo Pro Pack costa più del doppio, ok? E poi anche le dimensioni. Questa è decisamente molto più portatile, diciamo che praticamente quando la porti con te nel tuo zaino fotografico neppure te ne accorgi. Questo è decisamente un po' più ingombrante, 4500 mAh, poco meno di 3000 mAh, ma secondo me, come ti ho appena detto, l'autonomia è più che sufficiente, almeno per quello che ci faccio io, ok? Però rimani ancora, perché adesso facciamo un piccolo test, però continuiamo con questa nostra chiacchierata perché c'è ancora molto da dire. Questa batteria ha senso solamente per coloro che vogliono sia aumentare l'autonomia, ma soprattutto vogliono accelerare il tempo di riciclo del flash, quindi la ricarica. Sapete che ci impiega un po', in base ovviamente alla potenza che andate a utilizzare, quindi faccio il classico esempio, alla massima potenza lui ci impiega 1 secondo e 8, il V1 ci impiega 1 secondo e mezzo. È tanto, è poco? Non lo so, dipende da quello che devi fotografare. Personalmente è tanto, però io raramente vado a utilizzare questa potenza e quando lo faccio praticamente aspetto quel secondo e mezzo. Però con questa batteria non dico che vai a fare una ricarica simultanea alla massima potenza, però la andiamo quasi a dimezzare. Quindi detto questo, una cosa molto importante che devi sapere se pensi di acquistare questo power bank: innanzitutto devi avere sempre la batteria inserita del tuo flash, qualunque flash ovviamente possa essere utilizzato con questo power bank, quindi deve avere questa entrata, deve essere carica, non dico completamente ma quasi. Perché dico questo? Perché senza batteria innanzitutto non funziona anche se lui è collegato, e soprattutto quando cominci a fotografare e a utilizzare il flash, lui prende energia anche da questa batteria, e se si scarica prima di questa praticamente rimani senza il flash perché non funziona, ok? Perché lui sì è un power bank ma non va a caricare questa batteria, va a alimentare il flash, e lo fa tramite questa batteria perché ovviamente utilizza il circuito proprio che utilizza questa batteria, ok? Spero di essere stato abbastanza chiaro. Quindi detto questo, innanzitutto in dotazione hai una batteria che è anche removibile, e questa è una bella cosa, così la puoi andare a sostituire come dovrei fare io, perché la mia si è gonfiata, ma d'altronde ha anche 10 anni, è anche una cosa normale. Abbiamo una tracolla, se vuoi utilizzare il flash in camera si può fare, ok? Hai anche questa clip che è anche comoda da attaccare alla cintura. La soluzione che ho adottato io per molti anni, e lo faccio ancora qualche volta e lo farò ancora proprio con il Pro 2, è di
attaccarlo direttamente allo stativo con questo accessorio, eccolo qua. L'avevo acquistato tanti anni fa, ma credo si trova ancora, un morsetto in metallo che praticamente vado a fissarlo direttamente allo stativo a metà altezza, perché il cavo che ti danno, che adesso ti faccio vedere, praticamente è lungo più o meno 1 metro e quindi non riesci a posizionare il power bank giù come mi piacerebbe a me, e quindi praticamente infilo proprio questa clip che ti ho appena fatto vedere direttamente a questo passante e lo fissi direttamente allo stativo in maniera molto più sicura e anche più bello da vedere, ok? E questa operazione si fa in maniera veloce. Oppure c'è l'alternativa più semplice, quella di utilizzare, come si dice, la tracolla, e quindi lo vai ad appendere allo stativo, ok? Come ti dicevo, avrai questo cavo a spirale che si allunga un po', più o meno arrivi a 1 metro. Qui hai 2 uscite, perché potresti anche pensare di collegare 2 flash. Io l'ho fatto in passato, soprattutto quando utilizzavo Speedlight con le batterie alcaline e quindi volevo più potenza in high speed sync in esterna, e quindi era la soluzione che adottavo proprio nel 2015-2016, ok? Poi quando è uscito questo flash praticamente mi ha cambiato decisamente la vita. Comunque è sempre stata una batteria che proprio in quegli anni ho utilizzato molto. Poi non nascondo, l'ho messa nell'armadio perché la batteria a litio che hanno di solito questi flash che compriamo al giorno d'oggi è più che sufficiente. Però ripeto, se vuoi tempi di ricarica più veloci, la soluzione attualmente è quella di acquistare proprio il Pro Pack. Diciamo che Godos ha rispolverato un po' questa batteria, non a tutti interessa, come avete visto sia sul Pro 2 sia sul V1 l'abbiamo rivista. Non era stata rimessa secondo me per il semplice motivo perché non è una novità, tra l'altro, questa porta, perché lo troviamo anche su flash del 2013-2014, solamente perché quando hanno introdotto le batterie al litio praticamente hanno pensato i produttori che non ci serviva più una batteria del genere, e negli ultimi anni, soprattutto nel 2024, Godos ha cambiato idea e quindi io lo vedo come una cosa positiva. Dopo ovviamente valutate voi, anzi fatemelo sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Quindi detto questo, adesso ti faccio vedere come ti devi comportare per fare il collegamento, che è molto semplice, e dopo facciamo anche un test. Vado a prendere il Pro 1 così vediamo, facendoli lampeggiare assieme, quale si carica prima. Qui utilizziamo proprio questo power bank e nel Pro 1 la batteria normale. Quindi andiamo a fissare bene il cavo nella porta. Qui basta decidere una delle due che abbiamo a disposizione, andiamo a premere bene, poi andiamo a accendere il power bank, abbiamo un tasto dedicato. Quando si accende il LED rosso praticamente è pronto. Questi LED azzurri praticamente ti vanno a indicare lo stato della batteria. Sono andato a recuperare il Pro 1, il Pro 2 è già collegato al Pro Pack. Partiamo da 1/4 di potenza, non ha senso partire a video da potenze più basse perché neppure le notereste, ma ti posso dire che per esperienza personale, utilizzando questa batteria potresti avere delle performance decisamente migliori, soprattutto se scatti in high speed sync, ok? Comunque partiamo da 1/4 che già è visibile a vista d'occhio e soprattutto voi potete notare qualcosa durante questo video, ok? Una piccola precisazione, ho messo la Fresnel solamente così, rimane in equilibrio, non è che ha nessun vantaggio rispetto alla testa bulbo il tempo di ricarica. Una considerazione molto importante, la dico proprio per tutti coloro che sono interessati a acquistare questo Pro Pack, il mio ha 10 anni, lo dico soprattutto per la batteria, capite bene che una batteria di 10 anni non ha le stesse performance di una batteria appena acquistata, quindi se tu decidi di acquistare questo praticamente i risultati saranno decisamente superiori a quelli che ti faccio vedere nel video di oggi. La seconda cosa che ti devo dire è che se tu non sei interessato al Pro Pack e vuoi sapere per quanto riguarda i tempi di ricarica con la batteria originale e quella in dotazione, praticamente sono uguali, nel Pro 2 praticamente non è cambiato nulla. E per ultimo, e poi iniziamo, è una cosa che è venuta così, perché quando ho acceso anche il Pro 1 ho visto che la batteria è scarica, e come scarica nel Pro 2. Quindi quando abbiamo una batteria scarica abbiamo delle performance decisamente minori per quanto riguarda la tempistica, cioè il tempo di ricarica è più
lento, ok? Di solito dobbiamo avere, quando utilizziamo i flash, una carica che va tra il 50 e il 100% per avere le migliori prestazioni. Ecco perché è sempre consigliato avere una seconda batteria con sé quando andiamo a scattare, anche se non la andiamo a consumare proprio del tutto, andiamo a cambiarla, soprattutto se dobbiamo scattare delle foto decisamente molto importanti. Ok ragazzi, quindi detto questo iniziamo da 1/4 di potenza. Voi tenete sott'occhio il LED colorato, che è quello che di solito andiamo a premere per fare il test. Quando io premerò il tasto test nell'X3 si spegne, e chi si riaccende prima vuol dire che ha terminato prima la ricarica. 1/4 di potenza, praticamente a video credo non si noti, però leggermente più veloce di poco il Pro 2, ok? Aumentiamo a 1/2 di potenza e vediamo adesso ovviamente se le differenze vanno ad aumentare oppure rimangono invariate. Rifacciamo e praticamente vince sempre il Pro 2. Qui ovviamente la differenza si percepisce molto di più. Ripeto, sembrano differenze minime, ma credetemi, quando andiamo a utilizzare un flash in high speed sync contano moltissimo. Comunque facciamo l'ultima prova, andiamo ad aumentare alla massima potenza e ribadisco che qui abbiamo una batteria che ormai è da mandare in pensione, quindi dal momento che si può cambiare sul Pro Pack è una cosa che devo fare al più presto. E altra cosa, questa potenza la andremo a usare soprattutto quando vai a scattare in high speed sync, quindi credetemi, devi prendere in considerazione questo Pro Pack. Quindi scattiamo, facciamo lampeggiare il flash alla massima potenza, voi ovviamente mantenete gli occhi sui LED colorati e beh, qui la differenza si vede decisamente molto di più. Andiamo a ripetere perché voglio che questa cosa sia decisamente percepita da tutti, quindi ripetiamo e ricordiamo che abbiamo una batteria scarica per entrambi i flash e abbiamo una batteria di 10 anni. Ok ragazzi, se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti. Dunque ragazzi, allora siamo così arrivati al termine, però c'è ancora una cosa che ti voglio raccontare, quindi rimani lì, che anche secondo me è abbastanza importante, perché ti voglio parlare anche di questo cavo qui a forma di V, ok? Che lo devi acquistare separatamente. Io l'avevo acquistato all'epoca, ti posso dire che l'ho utilizzato quasi sempre su flash di Yongnuo e anche di Godos. Parliamo di diversi anni fa, ok? Cosa fa innanzitutto questo cavo qua? Praticamente va a prendere entrambe le uscite del flash, dopo avrai solamente un'uscita e quindi praticamente avrai una spinta in più. Ovviamente vai a collegare il cavo qua, ti ricordo che puoi utilizzare anche 2 cavi per alimentare 2 flash. Comunque se tu non vuoi acquistare un cavo supplementare, quello che è in dotazione praticamente con questo cavo lo vai a infilare qui e poi questo lo attacchi al flash e quindi le prestazioni che ti ho appena fatto vedere qui su questo test saranno decisamente migliori, secondo me di un 10-15%. Quindi detto questo, parliamo adesso di prezzi. Ho guardato velocemente su Amazon Italia, non l'ho visto, Amazon in Inghilterra si trova, però secondo me è esagerato il prezzo, quindi secondo me portate pazienza, andatelo ad acquistare su AliExpress. Tra l'altro ho visto anche un editore che offre tutto il pacchetto completo con quello che ti ho fatto vedere io. Adesso il prezzo non me lo ricordo, comunque ti lascerò il link in descrizione. Ok ragazzi, quindi termino qui. Se avete domande come al solito vi aspetto qui sotto nei commenti. Ci vediamo la prossima settimana, ci stiamo avvicinando ovviamente a Natale, quindi vediamo di portare qualcosa più adatto nel mio canale. Comunque molto probabilmente faremo vedere nel prossimo video meno la mia faccia e vi farò vedere un backstage. Quindi ciao e alla prossima.